Ok, ci avviamo allora verso la conclusione di questo momento e cerchiamo di capire un po' quali possono essere le competenze che possono essere richieste. Se fino al secolo scorso bastava saper leggere, scrivere e mettere insieme i numeri, questo nuovo contesto e la velocità dei cambiamenti, come dire, la parte nuova di questo mondo che si sta decisamente annunciando come estremamente movimentato, richiede anche delle nuove competenze. Intanto la prima, che anche l'UNESCO riconosce insieme all'Unione Europea, la Futures Literacy, cioè la capacità di anticipare il futuro, la capacità di immaginare quali possono essere i prossimi cambiamenti. In un rapporto del World Economic Forum si parla della alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. ChatGPT, ne avrete sentito parlare, è una delle capacità che ormai deve essere diffusa non solo tra i più giovani, ma soprattutto tra i più adulti, perché i più giovani lo utilizzano e sanno già che cosa farne da questo punto di vista. Se poi lo utilizzano bene o male, questo ancora non si sa perché anche gli adulti fanno fatica, ma di certo questa è una competenza che ormai tutti devono cominciare ad avere, giovani e adulti. L'alfabetizzazione ai dati, la capacità di gestire i dati. Mi rendo conto che stasera forse è stato un po', come dire, impegnativo, no? Questa carrellata di dati. Però i più giovani sono in grado di gestirli questi dati, sono in grado di lavorarci perché a scuola, quando parlano di geografia o di matematica, lavorano esattamente su questo tipo di modelli. E poi c'è la capacità di saper apprendere costantemente lungo tutta la vita di tutte le persone. I geriatri, l'abbiamo visto prima, definiscono gli over 65 di oggi i 55 anni del secolo scorso, anzi in realtà i 45, quelli erano i 75, perché c'è questa grande capacità cognitiva e fisica che va alimentata in qualche modo. E poi il pensiero critico e analitico, che fanno parte della capacità di pensare in maniera, come dire, allargata per arrivare a prendere delle decisioni molto più consapevoli, più robuste, più sostenibili e più lungimiranti. Se io so immaginare nel tempo le conseguenze delle mie azioni, che non finiscono stasera o domani, allora posso prendere delle decisioni più efficaci. E poi, sempre dal punto di vista degli scenari che ci aspettano, sappiamo già che entro il 2027, cioè oggi praticamente, 6 lavoratori su 10 sul territorio europeo richiedono un upskilling, cioè una formazione di aggiornamento e solamente la metà dei lavoratori oggi riesce ad accedere alla giusta formazione, quando riesce, tra l'altro. Questo però è un settore che voi probabilmente conoscete meglio di me. L'ultima cosa che vi dico è questa, come dire, come incide la prospettiva generazionale nel mondo del lavoro, dove appunto stiamo passando, e questo è il grande cambiamento, l'abbiamo visto, ce ne siamo resi conto tutti per esperienza diretta, oltre che per i dati. Il modello del XX secolo prevedeva lo studio, l'assunzione, la carriera e la pensione. Il modello del XXI secolo è molto più frammentato ed è un modello che è stato portato avanti dalle generazioni più giovani, ma che sta, come dire, confluendo anche verso le generazioni più adulte. Studio, lavoro, mi prendo una pausa, poi magari mi rimetto a studiare, poi rilavoro di nuovo e poi magari mi rimetto a studiare. Vediamo, vi ricordate l'esempio dell'università della terza età, ma anche per esempio l'aumento della frequenza nelle università e negli istituti di formazione anche superiori di fasce d'età over 50. Gli over 50 quando possono si rimettono a studiare ed è un cambiamento che era impensabile solo 15 anni fa. Per cui siamo in una fase di transizione dove le cose stanno cambiando moltissimo. Allora il futuro probabilmente non è un destino ed è esattamente l'unica cosa che possiamo cambiare.
Io ho parlato ininterrottamente, adesso mi fermo, spero di, come dire, di aver portato un contributo. Fatemi sapere, dateci feedback da questo punto di vista.